Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera il 19 gennaio del 2024, è un venerdì, quindi vigilia di Udinese-Milan. Beatrice Sarti, ciao. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Coi colori sociali vedo. In teoria è fucsia, però Ah, sì? possiamo anche far finta che è il colore Sembrava sociale, rosso dai. da qua. Va bene, Bea, buongiorno. Non parleremo di buongiorno oggi, non è assolutamente l'argomento di giornata. Essendo vigilia di Udinese-Milan, parleremo un po' di quello che ci aspetta domani e un po' di quello che forse ci aspetterà in un domani futuro, visto che per Repubblica, Enrico Currò, oggi in edicola, c'è la possibilità che il Milan passi ancora una volta di mano. E quindi, prima di tutto, siccome non c'è Enrico Boiani, lo faccio io, sto giro. Vi invito a mettere like, mettete like a questo video, vedi che non ce la faccio? Non è il Non è il tuo. mio, non è il mio, non è il mio. Vabbè, se volete mettere like, mettete like, non so che altro dirvi. Detto ciò, dai, velocissimamente, su. Sesco? Sì, Debò, è uscita questa a notizia caso. ieri a mezzanotte da Luca Bianchin di Sesko. Sì, Vabbè. Andrei avanti. Dai, è il 19 gennaio, dopo perché per 4 mesi si è parlato solo di David. Andiamo avanti. Non si cambia. Pioli con i nuovi titolarissimi. Gabbia già convinto e libera Super Hernandez. Questo perché, come scrive giustamente qui Gazzetta, sarebbe la prima volta dopo l'estate che il Milan conferma una formazione dopo l'altra. eh E sì, per la devo dire gioia che mi è venuta anche da starnutire. sì, è una cosa inedita perché non eravamo più abituati, no, soprattutto Mm. negli ultimi mesi con tutto il susseguirsi di infortuni, eravamo veramente abituati a vedere la formazione che cambiava di volta in volta, sembra invece che quella che scenderà in campo sabato a Udine sia quella dell'altra volta. Incredibile. Quindi, se ve la ricordate, è esattamente la stessa, altrimenti Maignan in porta, Calabria, Kier, Gabbia e Teo Hernandez, Adli e Reinders a centrocampo, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao, e se ha recuperato completamente dalla febbre, ha recuperato perché è sfebbrato, ieri si è allenato, ma se ha ripreso tutte le forze, ci sarà Olivier Giroud in Sì. attacco, quindi gli stessi 11 che hanno battuto la Roma, Bea. Mi sembra anche la cosa corretta da fare in questo momento. Se vuoi un po' di continuità dei risultati, devi avere anche un po' di continuità in campo. Sì, devo dire che alla fine la vittoria con la Roma ha convinto e la squadra mi sembra si sia comportata bene, la difesa, che è il grande punto interrogativo di questo Milan ultimamente, pure, e Adli e Reinders mi sono piaciuti, ma lo diciamo da un po' di tempo che Reinders con Adli funziona. Secondo me si Mm. trovano a vicenda. È chiaro che ci saranno anche partite in cui ci saranno altre coppie di centrocampo, per carità, però secondo me insieme, formano una coppia convincente per il gioco del Milan. Va bene, dai, tanto lo sappiamo che chi ha fatto clic sul video vuol vedere questo. Allora, Arabi in Italia per il Milan, parte il pressing su Cardinale. Questo è il titolo del pezzo di Repubblica di oggi, un pezzo che, come detto, dice praticamente il titolo in sé, racconta dell'interessamento di PIF. Adesso guarda, lo facciamo così. Vi ho preso un paio di estratti. L'interesse crescente dei potenziali investitori arabi dopo i colloqui dello scorso novembre per l'ingresso del club, questa sarebbe l'indiscrezione. La novità è che stavolta gli investitori stessi sono stati avvistati a Milano. Si tratterebbe di rappresentanti di PIF, il fondo governativo saudita, interessati a rilevare a breve termine quote del club dell'azionista di maggioranza. E quindi si ritorna a quello che più o meno era già uscito nel mese di novembre, in realtà alla fine sotto sotto mai smentito, Mh. ovvero che c'era stato un viaggio nel Golfo di Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, che per certi versi anche normalmente, essendo un fondo, vanno alla ricerca di potenziali investitori per quote di minoranza, come spesso accade per società, fondi, eccetera. La Però novità, la novità è esatto. però tra poco. Ve la facciamo vedere subito, visto che Bea me l'ha spoilerata.
Eccola qua. Il loro obiettivo non sarebbe solo una quota di minoranza vicino al 50% pari al debito, cioè i 550 milioni di euro più interessi, contratto da Red Bull nell'estate 22 col fondo angloamericano Elliott della famiglia Singer, che nel 2018 acquisì il club dall'inadempiente Yong Hong-Lee, a sua volta subentrato nel 2017 alla fine investe Silvio Berlusconi. Adesso gli investitori riconducibili a Saudi Aramco, il ramo idrocarburi del governo, starebbero verificando la possibilità di rilevare entro fine stagione le quote di maggioranza del club. Esatto, quindi Che nell'agosto, eccetera, eccetera, chiudo la frase, anche se l'ho tagliata, c'era la valutazione del Milan, cioè 1 e 2, 1 miliardo e 200. che Eh, potrebbe essere passato, lo dice anche nel pezzo, col bilancio eccetera, eccetera, a 1,6 mm. potrebbe essere passato, Con quindi anche tutto quello che riguarda la questione stadio, che potrebbe esatto, adesso ancora non completamente risolta, però quantomeno instradata, pesare anche un pochino di più, non esatto, tanto, visto che ancora non abbiamo la pienezza, la certezza anzi di avere un prossimo stadio in costruzione, ma tant'è. esatto. La Sì, notizia è quella che sono a Milano, erano a Milano. sì, diciamo che secondo me come abbiamo sottolineato, la novità o comunque quello che salta all'occhio è che, se si parlava di viaggi in Medio Oriente per investitori e quote di minoranza, qui ci sarebbe una quota non più di minoranza e quindi le cose, se fossero così, cambiano. Perché, Certo. quote di minoranza si fanno certi tipi di discorsi, quote di maggioranza si fanno altri discorsi, no, cambia proprio tutto. Quindi vediamo se andrà avanti. Nel frattempo, poi nel pezzo viene sottolineato anche, la vicenda Tolosa, che l'abbiamo vista o comunque l'abbiamo accennata al talk dei giorni scorsi. Quindi diciamo che c'è del movimento, possiamo dire così. Sì, io mi limiterei a questo in questo momento. Giustamente abbiamo riportato il pezzo, insomma, fa un pochino seguito a quello che era già accaduto nell'autunno scorso e come ricordo ancora una volta mai del tutto smentito, cioè il fatto Mh, che il Milan stesse cercando potenziali investitori, anzi per certi versi era stato quasi confermato. Ehm, è ovvio che un potenziale investitore di minoranza si informi anche nel caso per rilevare il pacchetto di maggioranza o quantomeno entrare magari con un pacchetto di minoranza inizialmente e poi scalare via via ma il guarda, pacchetto azionario. secondo me sarà da capire anche questa vicenda del debito di Redbird, perché comunque incide tanto in questa situazione. Ehm, esiste, c'è, e quindi, di fatto va tenuto tanto in considerazione. È una parte molto importante di tutta questa vicenda, il debito che Redbird ha verso Elliott, oltre il fatto che son tanti, tanti soldi. Vabbè, su quello non ci piove, sono veramente tanti soldi, ma, al di là di questo possiamo rimanere più o meno su quello che avevamo detto nello scorso autunno. È inutile negare che non ci sia del movimento intorno al Milan, perché non è così e mai non è mai stato negato e quindi dovremmo negare qualcosa che non è stato negato, sarebbe una follia. Quindi continuiamo a dire che: "Ah, sì, c'è del movimento intorno alla proprietà del Milan per possibili ingressi come partner nelle quote di minoranza e, perché no, anche per possibili ingressi per quote di maggioranza, cosa che potrebbe essere legata anche al fatto che Gerry Cardinale, come scrive lo stesso Repubblica, dovrebbe essere andato ancora una volta nel Golfo e quindi per quanto riguarda un affare che insomma non rimane mai, tra virgolette, passatemi il termine, sotto la cenere. Il Mh, Milan da quanti anni ormai? Da 6 anni? Dal 17, anche 23? Sì, 7. siamo quasi al sesto anno. Mh. È sempre con un po' di brace accesa per quanto riguarda la sua proprietà. Siamo sempre Beh, ma passati sai, di proprietà a debiti non risolti, escussioni del il punto è pegno, poi si questo. cambia, ricambia, Il punto è questo: se Redbird avesse acquisito il Milan in maniera, passatemi il termine, normale, magari la situazione sarebbe stata un po' più, non dico
uguale per anni, però comprato in questa maniera, con questo debito, ripeto, così importante e di cui oggi noi parliamo ancora, perché di fatto il punto è questo e quindi era prevedibile. Magari non ora, però era prevedibile. Detto ciò, è inutile nemmeno fare fughe in avanti, cioè provare a fantasticare su qualsiasi altra cosa, quindi bisogna semplicemente attenersi ai fatti e rimaniamo ai fatti, cioè che c'è del gran movimento intorno alla possibile cessione di quote di minoranza e chissà forse anche di maggioranza del Milan. Bea, grazie. Grazie a voi, ci vediamo alle 11 con Chiama Mila. Esattamente, ci rivediamo alle 11 con Chiama Milan, alle 13 Lancia, alle 16 c'è Pelle Rossonera con Carlo Pellegatti. Ciao a tutti. Ricordatevi like, se no Enrico Boiani Sì, ci ci sgrida, ma stressa. tantissimo. Grazie a tutti, ci rivediamo tra poco e poi domani ovviamente Udinese Milan lunch, preview alle 13 e alle 22:45 il post. Ciao a tutti.